Buongiorno amici, pronti a terminare la nostra tasca in cucitura? Bando alle ciance, iniziamo! Bene, adesso ci troviamo con questa parte completata e dobbiamo proseguire con l'inserimento della nostra mostra. Che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo questa parte rovescia con i segni che abbiamo preso all'inizio e li dobbiamo passare da quest'altro lato. Praticamente piegheremo il tessuto in questo modo e ripasseremo facilmente da questo lato, così abbiamo segnato l'apertura della nostra tasca, che andremo adesso a posizionare in maniera precisa al di sotto della nostra parte lavorata all'inizio, cioè sotto la tasca. Come faremo? Andremo a far coincidere i nostri segni con l'apertura della nostra tasca, facendo in modo che questo bordo che noi abbiamo rifinito inizialmente con la taglia e cuci o col soprammano, se non abbiamo taglia e cuci, andremo a far coincidere questo bordo come prosecuzione del nostro taglionetto del fianco, quindi dovrà essere un'unica linea, ok? Che coinciderà, ovviamente, essendo stato il nostro taglio di 0,6, coinciderà con i nostri 0,6, 0,7 all'incirca, millimetro più, millimetro meno, ok? Bene, questo per quanto riguarda la tasca tagliata netta, cioè da uomo, ma da donna che ci sono i punti lenti, noi dovremo far combaciare i punti lenti della mostra lungo questa linea di apertura della tasca. Bene, una volta fatto questo posizionamento, dovremo fermarlo in maniera precisa, in modo che non si sposti, con degli spilli. Quindi tenete bene, fate attenzione che nell'inserire gli spilli non si sposti tutto il lavoro, in modo da poter poi alzarlo e, rivoltando il lavoro, potremo chiudere la nostra tasca e passare questa mostra da qui a quest'altro lato. In questo modo chiudiamo bene la tasca e adesso con degli altri spilli andremo a posizionare, cioè a fermare la mostra da quest'altro lato della mussola senza farla spostare. Potremo togliere poi questi spilli sul davanti e la nostra mostra sarà posizionata. Adesso andremo a realizzare lo stesso lavoro che abbiamo fatto con la tasca a filetto, ovvero andremo a piegare ed imbastire lungo il bordo curvo. Stessa cosa da questa parte, con l'inserimento di un cartoncino tra il pantalone e la mussola, ok? Dopo aver debitamente imbastito, andrò a cucire sul bordo ad 1 millimetro, massimo 2, come abbiamo fatto nel caso delle tasche a filetto. Fatta la nostra cucitura, mi raccomando, da un lato di un colore e dall'altro del colore del tessuto, andremo a fare un passaggio molto delicato e molto importante. Allora, chiuderemo la tasca. Se chiudendo la tasca non dall'altro lato non combacerà perfettamente come avevamo messo all'inizio, quindi vuol dire che si è spostata la nostra mussola, noi andremo a riposizionare la mostra esattamente com'era e poi modificheremo in qualche modo il bordo della tasca, la parte della mussola. In questo caso è tutto a posto, ma se dovesse accadere, ciò che comanda è il posizionamento della mostra, ok? Bene, ora fate attenzione a questo passaggio. Dobbiamo fare una rifilatura della tasca e un taglio, un'intacca, che molti studenti spesso trovavano difficile da ricordare. E farò? Andrò a fare un'intacca qui sotto. Allora, i passaggi sono questi. Questa è la linea base di apertura della tasca.
scendiamo di 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo all'incirca qui sotto e facciamo una linea, ok? Poi l'altra linea da fare è questa, quella che prosegue l'apertura della tasca, vale per i pantaloni tagliati netti da uomo oppure quelli con i punti lenti da donna, e facciamo un'altra linea così che prosegue e va a sfinire qui sulla rotondità, così ricreiamo un altro tondo qua sotto. Dopodiché da questo punto di incrocio di questa linea con questa facciamo una linea così. Ora tutto ciò che sta qua sotto, questa parte, andrà eliminata fin qua, non dritto ma qua. Eventualmente se doveste sbagliarvi non è un gran problema, se doveste arrivare fino al taglio, ma facciamo così. Attenzione a questo punto, se sotto dovessero capitarci la mostra e la contromostra, tagliate tranquillamente anche quello. Infatti a me capita e andrò per un pezzettino ad intaccarla, ok? Ok, e ci ritroveremo così. Ora apriamo la nostra tasca e andremo a rifilare, questa qui è la nostra contromostra, no? E vedete che io con il taglio ne ho preso un pezzettino. Ora che faremo? Dovremo asportare tutta la parte di contromostra dal bordo della tasca tagliata di 0,5-0,6. Quindi anche se è cucito andrò ad aprire e ad asportare questo pezzettino, le forbicine, ok, così. Ora capirete perché. Farò la stessa cosa per quanto riguarda la mostra, che è stata presa un po' meno, ma la stessa cosa aprirò e porterò via la mia parte di mostra, ok? Senza intaccare la mussola, attenzione. Per quale ragione? Lo vediamo subito. Per chiudere la nostra tasca, come abbiamo fatto con la mussola, dovremo prima cucirla a rovescio. Escludiamo il pantalone, facciamo ricombaciare, adesso abbiamo un riferimento preciso, ovvero la nostra intacca. Facciamo ricombaciare perfettamente questa nostra parte tagliata, andremo a fermarla con gli spilli, che come vi dicevo l'altra volta è l'unica occasione in cui andranno a sostituire un'imbastitura prima della cucitura, così, e andremo alla macchina a cucire a 0,5. Questo è il motivo per cui io qui ho asportato questo pezzettino, perché la nostra prima cucitura andrà a filo di questa e non prenderà la mostra, o meglio la prenderà nella seconda cucitura andandola a bloccare, ma se la dovesse prendere due volte avremo uno spessore, qui andrà ripiegato dopo la seconda e automaticamente, quindi ci sarebbe uno spessore eccessivo dovuto a questa stoffa all'interno della cucitura che si piega e si sovrappone. In questo caso addirittura è una flanella, sarebbe uno spessore veramente terribile. In ogni caso è antiestetico e fastidioso e va eliminato. Questo è il motivo per cui si fa questa asportazione di tessuto in questo punto. Andiamo a fare la nostra cucitura a 0,5. Bene, fatto questo andremo, vedete, da qui a qui, andremo a rifilare a 0,3-0,4 come abbiamo fatto per la tasca a filetto lungo la nostra prima cucitura
La motivazione è spiegata bene nella tasca a filetto, che potete recuperare come video per comprendere questo passaggio, la motivazione di questo passaggio fino alla fine, così e così. Bene, ora potremo girare la tasca, stirare bene aperto, con la cucitura ben aperta, apriremo bene i bordi e andremo a cucire. Dopodiché faremo una seconda cucitura sulla linea della prima a 0,5 lungo il bordo. Ed eccoci alla fine della nostra tasca in cucitura di alta sartoria. Eccoci arrivati alla fine della nostra tasca in cucitura, che si vede dal mio atteggiamento e dal mio sorriso che è una delle mie preferite, anche se la mia preferita in assoluto è quella alla carrettiera, che vedremo un pochino più là, ma se non vorrete perdervela né quella né altre, iscrivetevi, attivate la campanella e mercoledì prossimo non perdetevi la lezione sulla tasca all'americana, un'altra bellissima tasca che sicuramente conoscerete già perché l'avete incontrata molte volte, ma vedremo come si fa in alta sartoria e vi assicuro che la differenza si vede come. Quindi vi aspetto numerosi a mercoledì prossimo. Arrivederci!